Ebbene ragazzi, eccoci qui con Camperito, sempre più bello. Io nel frattempo sto andando ad eseguire lo stesso lavoro che abbiamo fatto dall'altro lato, riguardante il passaruota. Lo sto andando a rifare su questo lato. Non vi sto facendo vedere tutti i procedimenti perché già l'avete visti, più o meno è lo stesso. Forse faremo un lavoretto in più, cioè quello di cambiare gli ammortizzatori. E faremo anche il cambio dei tubicini dei freni, quelli in ferro, perché vi faccio vedere adesso le condizioni in cui sono. Vedete ragazzi, sono veramente messi male. Quindi sicuramente quelli li andremo a cambiare in seguito. Ora quello che ci interessa è andare a rifinire tutto quanto il passaruota, passato l'antirugine, tutto quanto. Andiamo a passare il primer, verniciamo tutto, andiamo a cambiare sempre i pezzi come dall'altra parte e cambieremo alcuni pezzi del differenziale. Quindi ragazzi, non vi so spiegare bene il pezzo specifico, in seguito magari spiegherò meglio quello che andremo a fare. Niente, non perdiamoci nelle chiacchiere, andiamo a passare questo primer ai pezzi che ci stanno aspettando lì. Sono qui adesso, andiamo a spruzzare il primer antirugine a tutti questi pezzi. Facciamo lo stesso lavoro al passaruota e in più ragazzi stiamo andando a predisporre la canalizzazione dell'impianto elettrico. Come lo stiamo andando a fare? Allora, io ho pensato di utilizzare questo tipo di canalizzazione, quindi una cassettina, i tubi da 16 mm di vari accessori, tra cui questo. E poi abbiamo anche questi che vanno a collegarsi alle cassettine, che vanno a fissarsi alla cassettina e inseriamo qua il tubo. Sto cercando anche di capire come funzionano tutti questi tipi di accessori, perché per me è una cosa nuova. Siccome secondo me è ottimo come soluzione, perché comunque è ispezionabile e nelle giunture dove dovremmo andare a collegarci, dove dovremmo andare a unirci con altri dispositivi, secondo me questo qua è il metodo migliore, perché altrimenti potremmo utilizzare anche canali esterne, quelle quadrate che si aprono, insomma, che poi si chiudono. Secondo me meglio questo, mi piace di più. È un po' più costoso perché gli accessori costicchiano, però vabbè, proviamo, noi ci sperimentiamo ragazzi, sperimentiamo. Questo è il corrugato. Quindi oggi andremo a vedere il risultato finale di questo lavoro, perché non ve lo facciamo vedere tutto, vi faccio solo vedere il risultato finale del passaruota, che già l'abbiamo fatto vedere. Andiamo a predisporci poi sopra. Qui ragazzi ci andiamo a togliere quel pannello di polistirolo e andiamo a fare una canalizzazione, quindi uno scasso nel pannello, in modo da inserire il tubo per far passare l'alimentazione e poi usciremo nella parte sottostante. Questo lo faremo per tutti e tre gli oblò, perché c'è anche quello del bagno che adesso non si vede, che è sotto la vetroresina. Sono riuscito a mettere la vetroresina, vedete? Sono riuscito ad alzarla dietro, l'ho presa, sono riuscito ad alzarla e l'ho messa, sono riuscito a metterla in quel modo, in modo tale che possiamo lavorare. Dopodiché andiamo a metterci il pannello di pioppo, ce lo incolliamo e ci andiamo a incollare la vetroresina sul pannello di pioppo e abbiamo completato quasi la cellula. Ci siamo quasi ragazzi. Dopodiché possiamo andare a montare il max fan, gli oblò e tutto quanto. Il nostro obiettivo è chiudere tutto quanto l'esterno mentre lavoriamo all'interno. Io non volevo chiudere qua sopra perché tra una parte e l'altra potevo passare dei cavi, però forse mi creerò una predisposizione da un lato all'altro, in modo tale che se io dovrò passare un cavo dal lato sinistro al lato destro, io userò la soffitta, quindi mi andrò a creare anche un passaggio tra questo lato e quello. Quindi basta chiacchierare, adesso vado a passarmi il primer e ci vediamo tra poco ragazzi. Qui nel frattempo è diventato tutto bello grigio, abbiamo passato il fondo antirugine sia qui che ai pezzi. Ora insieme andiamo sul tetto a vedere come fare questa predisposizione, quindi andiamo a fare il taglio nel pannello di polistirolo e andiamo a inserire il tubo, ok? Andiamo raga, dai. Allora ragazzi, andiamo dall'interno. Eccoci qua. Noi qui abbiamo l'oblò panoramico che avrà anche il LED integrato, quindi qua l'alimentazione ci serve. Comunque noi ce la predisponiamo a tutto. In più dove abbiamo il max fan, adesso monteremo il max fan, però in seguito non è detto che non andremo a mettere un condizionatore. Anche quei condizionatori che consumano poco a 12 volt, che non sono in realtà condizionatori ma sono dei raffrescatori. Andiamo insieme adesso a togliere questo pannellino e vediamo come predisporre questo tubo. Andiamo adesso a togliere questi pannelli e vediamo. Ragazzi, vi consiglio, per tagliare questi tubi andremo a utilizzare una tagliatubi idraulica. Secondo me è l'attrezzo migliore in questo caso. Andiamo a tagliarci il tubo della misura corretta, andiamo a tagliare un pochettino in più lungo, in modo tale che poi lo andiamo a tagliare preciso. Facciamo un foro qui, lo facciamo uscire e lo tagliamo preciso con l'oscillatore. Si dice che a tagliare ci siamo.
io lo andrei a predisporre in quest'angolino qui, in modo tale che poi lo posso passare magari nel bordo, se ci serve dall'altro lato, se il collegamento è dall'altro lato, perché io effettivamente non so dove è il collegamento in questo momento. Dovrei controllarlo, ma raga, finché vado a controllarlo, penso che non ci siano problemi. L'importante è che ci sia la predisposizione, poi il filo, il cavo si passa, si va a nascondere nella cornice, in qualche modo si fa. Allora vado a prendermi il trapano con la punta di questo diametro qui, in modo tale da andare a forarci il listellino e far uscire il tubo, quindi lo andiamo a inserire ben posizionato. Ragazzi, le nuove frese della Lidl, mamma che bello. Andiamo ad utilizzare per la prima volta insieme le frese della Lidl. Allora abbiamo bisogno della misura, questo è 19, dovrebbe andare bene. Perfetto ragazzi, questa. Quindi adesso ci andiamo a segnare dove passa il tubo, ci andiamo a fare lo scassettino e ce lo andiamo a inserire, ok? In modo tale che sia anche coibentata la parte dopo il tubo, insomma, no? E anche sopra il tubo. Io direi di accoppiarci questi qua e per tutta la lunghezza andare a crearci questo scasso. Ok, abbiamo preparato lo scassettino, andiamo a inserirlo. Ok ragazzi, lavoro completato, poi andremo all'interno, andremo a riempirlo con un po' di schiuma, in modo tale da fissare il tubo per bene, in modo tale che sia tutto ben sigillato. E perché la coibentazione è una cosa importante, quindi cerchiamo di coibentarlo nel miglior modo possibile. Adesso andiamo a ripetere lo stesso lavoro sugli altri oblò, sugli altri tagli del soffitto, però prima dobbiamo andare a toglierci la vetroresina che ci intralcia, quindi andiamo a cercare di arrotolarla per liberare la zona dove dovremo andare a lavorare. Ragazzi, io ci provo, devo arrotolare la vetroresina in modo tale che poi quando andremo ad applicarla è già pronta, quindi siccome Giustina non sta bene devo andare io adesso a farlo, perché in questo momento mi serve poter lavorare sul tetto comodamente, quindi prepariamoci la vetroresina già arrotolata. Non fatela a casa queste cose ragazzi, mi faccio vedere, lo riprenderò, non è una cosa che dovrei fare, diciamo, è un po' pericoloso, ma diciamo che sono un po' abituato a queste cose con il mio lavoro. Non fatela a casa, non fatela a casa. Ragazzi, devo andare ad arrotolarlo nel modo giusto, altrimenti è un lavoro inutile. Se vado ad arrotolarlo per come è piegata la vetroresina non risolvo nulla. Devo arrotolarlo nel modo contrario, in modo tale che quando applicheremo poi l'incollante sul soffitto sarà già pronto da srotolare. Niente, da qua non si riesce. Tanto sudore per nulla. Allora ragazzi, adesso mi metto di qua e provo a cercare di arrotolare la vetroresina nel modo giusto, perché ho provato ad andare qua sopra e non sono riuscito. Vediamo dai lati se mi viene più facile, perché sono solo oggi. Allora vado a provare e metto un morsetto da questo lato, vado dall'altro lato, metto il morsetto e provo a cercare di fare questo rotolo. Mettiamo questi morsettini piccolini e vediamo cosa esce. Allora, da qua ho creato la parte del rotolo, dall'altra parte è anche già pronta, devo andare solo a morsettarla e poi andrò a raccoglierlo. Una grande fatica ragazzi. Eccoci qua ragazzi. Allora, abbiamo già tolto il pannello di polistirolo dove dovremmo andare a inserire il tubo, quindi andiamo a farci anche la predisposizione qui. L'unica cosa che dall'altro lato, siccome è nel bagno e abbiamo le pareti, noi non potremmo andare a fare uscire il tubo nel bagno, perché altrimenti si vedrebbe la canalina a vista e non va bene. Quindi in quel punto lì andremo ad oltrepassare la parte del bagno facendo dei fori nei listelli e uscendo proprio dove andremo a predisporre tutto l'impianto elettrico. Sto notando che manca una vite lì sotto nel perimetrale, quindi dovrò andare a inserirla e una volta che ci siamo mi ricontrollo tutto quanto per bene. Ok. Andiamo a fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto dall'altra parte, quindi tagliamo il tubo, questa volta lo faremo andare precisamente nell'angolino e andiamo a fresarci, però prima dobbiamo pulirci la fresa. Perfetto ragazzi, anche qui il tubo è predisposto, andiamo a effettuare lo scasso sul pannello di polistirolo e passiamo quindi all'oblò successivo, lì andremo a fare un lavoro diverso.
Adesso andiamo quindi all'oblò del bagno, che sarà quello un po' più lavorato perché dovremo andare a fare dei fori negli listelli. Quindi andiamo ad eseguire quest'altro lavoro. Ragazzi, in realtà è semplicissimo, andiamo a forare sia questo listello in questo verso, poi andiamo a proseguire su quest'altro listello, entriamo in questa parte qui, dove poi andremo verso la parete e potremo uscire nella parte sottostante. Qui sotto ci sarà il mobiletto, cioè scenderanno tutti i cavi che arrivano dal soffitto, compresi anche i pannelli solari. Quindi andiamo ad eseguire questo lavoro in modo tale da riuscire ad entrare nel mobiletto di derivazione di tutti questi cavi. Ragazzi, per effettuare la curva andremo a inserire il corrugato nel tubicino, effettuiamo la curva e andiamo a mettere un altro pezzettino di tubo che poi ci va a proseguire nella parte dritta per poi andare a forare. Ora andiamo a fare una bella pulita e andiamo ad effettuare quindi gli scassi sui pannelli di polistirolo. Quindi ragazzi, non rimane che andare a calcolare questi tubi come dovranno uscire sotto. L'unico problema adesso è che mi sono reso conto che c'è questo listello da 4 cm che mi va oltre i 4 cm e dobbiamo anche calcolare che non ci dia fastidio quando poi andremo a creare la struttura dei pensili, quindi dovremo tenere conto anche di questo. Però adesso andiamo quindi, come abbiamo detto già, a creare la struttura, lo scassettino nei pannelli. Ok ragazzi, ci siamo. Tutte le predisposizioni sono state fatte, ci mancano solo i fori dall'interno e il lavoro è stato completato. Io direi che possiamo andare anche a predisporli, però voglio fare prima bene dei calcoli, prima di andare a forare, perché non vogliamo sbagliare ragazzi. L'errore non ci deve stare, deve essere minimo, l'errore deve essere minimo. Buttiamo via queste cose. Quindi io direi che ci siamo. Potremmo andare anche a inserire la schiuma per sigillare e chiudere il tutto, però andiamo prima ad effettuare questi fori per passare il corrugato nella parte sottostante. Ok ragazzi, ho preso più o meno le misure, quindi dovremmo avere il punto specifico, preciso di dove andare a forare. Quindi ora andrò sopra ed effettuerò il foro, così andiamo a provare, così andiamo a capire come andremo a posizionare tutta quanta la tubazione poi dall'interno e se possiamo andare a fare lo stesso lavoro per le altre due predisposizioni. Ok ragazzi, andiamo a completare questo lavoro. Quindi andiamo a fissarci il tubo con della schiuma, quindi ci siamo messi il pezzo di polistirolo, andiamo a riempire per bene tutto quanto e lo andremo a schiacciare con la nostra batteria. Così una volta asciutto avremo tutto ben saldo, il tubo non si muoverà, tutto lo spazio vuoto sarà ben coibentato. Quindi andiamo ad eseguire questo lavoro, sia qui che sugli altri due, così abbiamo tutto completato. Una volta asciutto andiamo a tagliare tutto l'eccesso e abbiamo tutto bello pulito. Andiamo al prossimo, dai. Ragazzi, è tornata la signorina Giustina. Ma ha bucato il camper senza di me. Non è giusto che lui lavora senza di me. Ci grazia della sua presenza adesso, dopo una giornata. A fine lavori arriva lei. Sì. Quando abbiamo finito ci stiamo andando, arriva lei a lavorare, capito? Non sono arrivata a lavorare, sono arrivata a portare questo. I piedini della telecamera, della cinepresa. Che è da stamattina che non solo mi sto ammazzando, sto cioè, faticando. ha fatto le cose da solo e non mi ha chiamato. Ma vi rendete conto? Che mi dice che non sto bene e devo stare a casa. E se non stavi bene? Ma io mi faccio forza. Camperito non può nascere solo con te. Vabbè, lui si è fatto la vetroresina da solo, quel rotolone, mannaia la pataffia. Perché nessuno di voi è venuto a sostituirmi, scusate? Poi lui si lamenta che gli fa male la schiena. Adesso, per adesso no. E per adesso perché è caldo, poi arriva freddo la sera che mi dice... Allora devo continuare a lavorare. Che... Devo stare sempre caldo. ok, H24. Sì, lavoriamo qua ragazzi, quindi vi faccio vedere quello che sono andato a fare adesso. E io invece vado da dietro perché sono troppo curiosa di vedere com'è il tutto. Non è che posso aspettare di montare il video. Stai attento, devo venire sulla strada? No. Stai attento. Sentirei boom, vuol dire che sono caduta. Allora, ecco qua.
la predisposizione con la cassettina. Poi da qua andremo con un tubo e ci collegheremo sia qua a questo Max Fan e un altro tubo andrà là all'oblò panoramico. Ci sarà un altro buco lì e un tubo che arriverà alla cassetta. Quindi questa sarà tutta la derivazione degli oblò. Quindi qui faremo passare tutta l'alimentazione. Stiamo anche cercando di capire bene dove andremo a posizionare e cosa andremo a creare in questo punto, perché noi poi dobbiamo mettere un quadretto, dobbiamo poi posizionare tutto quanto l'impianto elettrico. Essendo che anche vicino al bagno dobbiamo essere sicuri di quello che andiamo a fare, perché giustamente acqua e corrente non vanno tanto d'accordo. Mentre ti fai la doccia magari ti prendi nascosto, non lo so, io non credo che sia il caso. Quindi vediamo Giustina, che fai? Controllo, ma qua non hai fatto passare ancora i tubi che arrivano verso qua, verso il lato? In che senso? Sono già pronti i tubi, sono già dentro. E dove sono dentro? Sono sopra, sono coperti nel palistrolo. Vai che ti tengo io, va. Allora, stavo andando a forare dove ci siamo predisposti l'alimentazione dell'oblò panoramico, ma mi sono ricordato che sotto noi non andremo a creare un pensile, quindi si sarebbe poi visto il tubo a vista, sarebbe stato un grande errore questo. Quindi ragazzi, dobbiamo andare a fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto per il bagno, quindi superare un listello e uscire oltre la misura del nostro letto, che è 140 cm, e andiamo a finire poi dove successivamente creeremo il pensile. Quindi abbiamo preso la misura, abbiamo segnato il punto esatto del foro, però dobbiamo andare a bucare il listello dell'oblò e l'altro listello e fare lo stesso lavoro. Quindi andiamo a bucare i listelli e andiamo a predisporre tutta la tubazione nel modo corretto. You've been playing my mind lately, turning around. Once I thought you were mine, baby, we're safe and sound. You got me waiting, I'm on fire. Ok ragazzi, abbiamo predisposto anche questa, quindi andiamo a fare la stessa cosa, andiamo a completare con il pannellino. Dai, andiamo a completare, dai, veloce, veloce, veloce. Do the purpose now. Do the ending. Oh, the ocean. Keep on Ragazzi, direi un ottimo lavoro. Sta praticamente solo. Abbiamo risolto il problema. Adesso andiamo a completare questo lavoro. Non lo riprenderò, vi farò vedere quando sarà tutto finito. E anche questo lavoro direi che è stato completato, ragazzi. In seguito dovremo andare, possiamo già andare a chiudercela, a chiuderci con i pannelli di pioppo tutto quanto il tetto. Non so se predispormi anche il passaggio da un lato all'altro, come avevo detto prima. Lo sto ancora valutando. In caso andrò a fare anche questo. Per il resto dovrei aver finito e potrei andare ad incollare il pioppo, quindi poi incollare la vetroresina e chiudere tutto. Ragazzi, per adesso è tutto.